Buongiorno, benvenuto e bentornato sul mio canale YouTube, sono Paolo Peisino. Quest'oggi parliamo di Nasdaq ed S&P 500 con l'analisi ciclica con l'Earth Cycle Engine. Ho deciso di fare un'analisi anticipata rispetto al solito perché sia su Nasdaq che su S&P 500 ci troviamo in una situazione davvero molto interessante. Partiamo come sempre dall'analisi ciclica. Allora, l'algoritmo, come ormai ben saprai, analizza tutto lo storico, ne va a derivare delle onde sinusoidali. Queste onde sinusoidali matematicamente sommate tra di loro ci vanno a restituire questa forma che per noi sono la strada da seguire. Che tipo di ciclo stiamo lavorando in questo momento? Beh, allora, innanzitutto la direzione. La direzione è quella ribassista, lo vediamo dalla sinusoide che è orientata al ribasso, non capisco perché sia gialla e non nera, è orientata al ribasso e al momento abbiamo come previsione del ciclo che stiamo lavorando, che è quello da 20 settimane, come possiamo vedere il pallino A che ci restituisce la data probabile del 4 agosto 2026, ossia la durata media ciclica di 87 giorni, barra in questo caso, che attribuiamo al ciclo da 20 settimane. Infatti, se noi andiamo a prendere l'ultimo minimo noto del ciclo da 20 settimane e andiamo a fare il conteggio fino a pallino con la A, vediamo che ci restituisce 87. Questa è la durata media statistica degli ultimi 68 cicli da 20 settimane. Però noi abbiamo un range entro la quale può cadere, quindi può formarsi un minimo. Questo range che va dalla 64esima barra alla 110esima barra è questo rettangolo che noi vediamo, questo giallo. E come possiamo vedere da questo rombo trasparente che ci indica che effettivamente un minimo candidato si è già venuto a formare, sappiamo che in realtà il minimo del ciclo appunto da 20 settimane potrebbe già essere in formazione. Stiamo chiaramente parlando di S&P 500. Quando iniziamo a valutare la possibilità che realmente questo possa essere il prossimo minimo, che quindi dia via a una fase rialzista del ciclo da 20 settimane, quindi anche di conseguenza dell'80 giorni, 40 giorni e 20 giorni una volta chiusi. Quando abbiamo chiaramente un livello di prezzo importante, quando siamo vicini a un possibile minimo come adesso e quando poi ovviamente l'analisi del prezzo ci va a confermare una possibile inversione. Noi in questo momento abbiamo tutti e tre i punti che si potrebbero venire a verificare. Primo, analisi ciclica. Abbiamo già il minimo candidato che ci dice che siamo abbondantemente, fra l'altro, dentro, come possiamo vedere, al range dove ci possiamo aspettare che statisticamente si venga a verificare un minimo, perché siamo all'82esima barra e sappiamo che il ciclo statisticamente ne dura 87, quindi mancano solo 5 giorni, ok, al minimo. 2. Siamo vicinissimo a un livello di supporto molto importante, parliamo di 7396, 7355, ossia l'area generata con i minimi del 26 di giugno. 3. Abbiamo il prezzo che è ancora sopra alla fascia dell'indicatore di trend, una fascia che quando è di colore blu indica un trend al rialzo, quando è di colore rosso indica un trend al ribasso e quindi una chiusura sopra alla resistenza, in questo caso mi piace come primo livello da valutare 7566, ci darebbe una conferma di una ripartenza rialzista. Ecco perché al momento, così come ho detto anche nelle ultime analisi, l'S&P 500 faccio fatica a vederlo scendere, tutto può succedere per carità, ma al momento onestamente io sarei già più orientato ad attendere che il mercato riprenda una sua direzione rialzista. Chiaramente dovesse il prezzo andarsi a posizionare sotto a 7.355, quindi sotto un livello di prezzo importante, già sotto la fascia di trend rialzista, beh, allora potrebbe cambiare lo scenario, sempre tenendo presente che i giorni a disposizione non sono comunque tantissimi per quanto riguarda un ciclo da 20 settimane. Quindi io direi che su S&P 500 potremmo andare a aggiornare un possibile livello, quindi il livello da tenere in considerazione è 7.563. Mancano 5 giorni, oggi è martedì, domani c'è la Fed, quindi domani può accadere tutto quanto, per carità. Io onestamente rimarrei in attesa e cercherei delle conferme lato prezzo se la fase ciclica rialzista del ciclo a 20 settimane potrebbe essere già iniziata o seppure veramente il mercato ha ancora intenzione di dare un'ultima fiammata al ribasso per andare a chiudere il ciclo da 20 settimane. Passiamo adesso alle Nasdaq.
Prima, come sempre, ti ricordo di mettere un like, per te è gratis. Sotto qua, lo vedi proprio, basta andare qui sotto a sinistra, lo trovi sotto dove sono io praticamente, il tastino like, e anche iscriviti al canale, anche perché domani ci sarà il mio consueto appuntamento di trading dal vivo del mercoledì. Nasdaq dove ci troviamo? Come l'S&P 500 siamo in una fase ciclica di ribasso e stiamo lavorando, come possiamo vedere, due cicli. Il ciclo da 20 settimane che è questo e il ciclo da 80 giorni che è questo qua. Entrambi sono, come possiamo vedere anche dalle freccette indicate sul pannellino, in una fase ribassista. Il ciclo da 80 giorni dura mediamente 45 barre, ossia negli ultimi 133 cicli la durata è stata di 45 barre e in questo momento siamo alla 33esima barra, quindi abbiamo ancora potenzialmente 12 giorni di rialzo per raggiungere quella che è la durata media statistica. Per quanto riguarda invece il ciclo da 20 settimane che ha una durata di 90 barre, anche in questo caso siamo quasi arrivati alla fine perché siamo arrivati all'82esima barra. Infatti, come possiamo vedere, sono molto vicini, come possiamo vedere, le proiezioni di minimo del ciclo da 20 settimane e da 80 giorni. Entrambi sono già però entrati dentro il range statistico dove ci aspettiamo che si possa verificare il minimo. Anche in questo caso siamo arrivati in una situazione interessante. Innanzitutto tutta la fase di ribasso che avevo dato è stata perfettamente seguita dal Nasdaq, questo grazie alla potenza dell'analisi statistica reale, vera, come fa il mio indicatore. E come ricordate, questo per me era un livello di supporto importante. Perché? Perché è stato l'ultimo vero breakout al rialzo, ossia quello della data del 30 aprile 2026. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare in questo momento? Allora, in questo caso abbiamo due condizioni che ci danno una possibile direzione e una condizione che ce ne dà un'altra. Parto da quella più isolata, il prezzo. Il prezzo si è portato sotto alla fascia dell'indicatore di trend. Ricordo che indicatore di trend azzurro, prezzo sopra l'indicatore, trend rialzista, chiaramente prezzo sotto l'indicatore, invalidazione del trend rialzista, quando poi invece passa al colore rosso, chiaramente il trend è confermato ribassista, parliamo solo di prezzo però. Ma come sappiamo a comandare è l'analisi ciclica. Che cosa vuol dire? È l'analisi ciclica che influisce sulla direzione del prezzo. Statisticamente il prezzo deve solo confermare. Quindi qui abbiamo una direzione sicuramente ribassista da un punto di vista prezzo. Lato invece tempo cambiano un po' le situazioni. Per quale motivo? Perché siamo quasi arrivati a quello che è il minimo, ok? Che è previsto intorno al 6 di agosto, ma come vi ho detto siamo già dentro a quello che è il range possibile, ok? Di inversione di prezzo e siamo arrivati sul livello di supporto fenomenale che appunto sono i livelli di massimo del 24 di aprile e il breakout del 30 di aprile. Quindi qua cercare uno short in questo momento è statisticamente un po' problematico. Per quale motivo? Perché uno, siamo vicini alla scadenza, siamo già dentro a quella che è una finestra temporale di possibile inversione di prezzo e due, siamo su un livello di supporto molto importante. Quindi che tipologia di azione si possono andare a fare? Ne abbiamo due. Confido sul fatto che il mercato possa seguire perfettamente la durata media statistica che ci dà ancora una finestra temporale tra il 6 di agosto e il 14 di agosto, quindi parliamo di 20 giorni di possibile ribasso e quindi attendo che il mercato mi vada a rompere il livello di supporto di 27.760 e ovviamente tiro a un target molto importante che va tra 27.158 e 26.801, ossia massimi quelli, andiamo un po' a vedere se c'erano dei cicli importanti oppure no. Qui no, non c'era nulla da un punto di vista del minimo. Guardate il massimo come è stato importante. Parliamo quindi dei massimi del 28 di gennaio e qua mi aspetto che il mercato possa reagire oppure rimango in attesa che il mercato si porti sopra alla fascia dell'indicatore per andare a cercare dei rialzi. Quello che personalmente ha logica è attendere che il mercato si porti sotto il livello di supporto e in intraday andare a cercare eventualmente delle conferme per un'ultima accelerata al ribasso. Mai mi metterei long qua perché ciclicamente siamo arrivati alla fine del movimento potenziale o vicino al movimento, perché dovremo attendere come sempre che uno, l'analisi ciclica ci confermi e per noi una conferma ciclica l'avremo solo quando il mercato andrà ovviamente a chiudere almeno un ciclo inferiore al ciclo da 20 settimane. Nel mio caso avremo una prima conferma con la chiusura del prossimo ciclo da 20 giorni, parliamo del 17 di agosto. Due, il prezzo che si dovrà portare sopra chiaramente alla fascia dell'indicatore dell'indicatore di trend, chiedo scusa,
che in questo momento mi dà come livello di prezzo 29.319. Quindi l'S&P direi che è molto più tirato rispetto al Nasdaq e invece abbiamo il Nasdaq che effettivamente potrebbe darci ancora un'ultima accelerata al ribasso che tra l'altro darebbe anche come conclusione una fase ribassista anche importante da un punto di vista percentuali di ribasso. A te chiaramente scegliere che cosa fare, mi raccomando sotto nei commenti scrivimi che cosa secondo te potrebbe accadere sul Nasdaq e sull'S&P 500, ci diamo poi appuntamento con la prossima analisi sui due indici più importanti americani quando ci saranno le condizioni per poter fare un'analisi che abbia una valenza da un punto di vista statistico. Ciao e buon trading!